Ciao a tutti, rapido unboxing del Cara ABC CarPlay per auto D1026, modello da 10.3 pollici, compatibile come vedete Apple CarPlay e Android Auto. Andiamo ad unboxare rapidamente questo dispositivo. Ci accorgiamo subito che la diagonale è veramente grande, nonostante tutto però è molto leggero, ha un sistema di aggancio e sgancio rapido con un pulsante di rilascio. A differenza di altri dispositivi non ha molte porte e adesso vedremo perché ha un sistema di cablaggio totalmente diverso. Andiamo prima ad unboxare tutto il contenuto. Qui troviamo il manuale cartaceo con il contenuto della confezione. Si potrebbe collegare anche una telecamera posteriore, ma in questo caso non è inclusa nella confezione. Questo è il cavo e questa è la ventosa. Ventosa di buona qualità, come vedete abbiamo regolazione di profondità e sistema compatibile ovviamente con l'aggancio del dispositivo. Per sganciare basta premere e facilmente viene via. Rimuoviamo dalla busta il cavo che, ripeto, rispetto ad altri dispositivi è diverso perché ha un solo ingresso che va attaccato al CarPlay e più uscite, vediamo subito. Vediamo quindi il cavo con singolo ingresso nel dispositivo e ben 3 uscite per tutte le varie connessioni di telecamera, aux e alimentazione. Molto bello anche la presa accendisigari realizzata in metallo con ingresso USB-C e USB tradizionale con ricarica rapida. Proviamo quindi un'accensione con sistema andiamo a rimuovere la pellicola. In realtà abbiamo applicato una doppia pellicola, la prima di protezione, ma ce n'è anche una seconda. Adesso questo è solo un video di unboxing, quindi poi la recensione la faremo in auto. Una rapida occhiata a tutte le impostazioni, sistema, Bluetooth per la prima connessione, luminosità, suono delle varie media, navigazione del telefono, possibilità di avere più tipi di connessione audio con il supporto anche alla doppio Bluetooth. In questo caso va con il riavvio perché abbiamo cambiato impostazione. Questa è la schermata di boot personalizzata con il brand Cara ABC. Trasmettitore FM per le auto più vecchie non dotate di altre connessioni e l'interruttore wifi. Qui troviamo il
le classiche CarPlay, Android Auto e AirPlay. Qui altri interruttori rapidi. Modalità 60 fps, che ci fa ben sperare a livello di fluidità del display del dispositivo in generale. Vi rimando quindi alla recensione nei prossimi giorni sulla Ford Fiesta MK7, su cui testiamo tutti i dispositivi di questo tipo, e naturalmente anche la recensione scritta sui nostri siti Ford Fiesta Italia e gravelroad.it. Ed eccoci finalmente nella Fiesta MK7, dopo aver visto l'unboxing di questo Cara BC D1026 e le caratteristiche principali, siamo qui a testarlo sulla nostra Fiesta. Questa è la schermata di avvio, dove vediamo il collegamento CarPlay, il collegamento Android Auto e il collegamento AirPlay. Ricordiamo che quando utilizziamo in modalità CarPlay Android Auto non possiamo utilizzarlo in modalità AirPlay e viceversa. Andiamo nelle impostazioni. Qui vediamo, andiamo nelle impostazioni, troveremo impostazioni di sistema, lingua, abbiamo impostato l'italiano, la data, Bluetooth è la connessione che andiamo a stabilire con il telefonino, la prima connessione. Ricordiamo che poi dopo passa in Wi-Fi la gestione del CarPlay. La luminosità, questo dispositivo non è dotato di sensori di luminosità, quindi va impostato manualmente l'orario del cambio e anche il livello di luminosità di giorno o notte. La modalità 60 fps, quindi una grande fluidità di refresh del display, che è comunque un'ottima unità, come possiamo vedere. Passiamo al menu suono, dove vengono gestiti separatamente media, navigazione e telefono. La connessione Bluetooth passa sempre attraverso il telefonino, quindi questa è la modalità migliore in assoluto. Qui il menu, diciamo, la voce ci dice: dopo aver abilitato questa funzione il dispositivo visualizza solo informazioni e non riceve suoni dal telefono cellulare. Il telefono riproduce il suono stesso, che richiede che il telefono sia collegato al Bluetooth dell'auto. Se avete bisogno di FM o AUX per trasmettere il suono con il veicolo, è necessario disattivare questa funzione. Questa funzione quindi va disattivata se intendiamo utilizzare la gestione dell'audio tramite frequenza FM oppure AUX. In questo caso questa macchina è dotata di Bluetooth di serie, era una versione Titanium, quindi possiamo far passare l'audio attraverso il telefonino. Qui il trasmettitore FM qualora volessimo utilizzare questa funzione. Infine interruttore wifi e la versione software. Con il tasto Bluetooth andiamo subito alla connessione Bluetooth. Questo è un tasto rapido Android Auto e questo è un tasto rapido CarPlay. La risoluzione del display è di 1600 pixel di larghezza per 720. È molto grande e generoso il display. Sembra realmente uno di quei display di serie su alcune auto che hanno veramente un dispositivo grande a centro plancia. Con questo tasto auto torniamo al suo menu. Qui invece abbiamo la classica gestione di tutte le applicazioni CarPlay, quindi inutile dire musica, navigatore, Spotify, altre applicazioni anche di musica di Apple, eccetera. Troviamo tutte le impostazioni classiche.
possibilità di gestire vari tipi di schermata, tipo questa che suddivide navigazione e musica multimediale, oppure questa che è dedicata solo alla navigazione. Quali sono quindi i punti di forza di questo dispositivo? Il display molto bello sia per il trattamento, poche cornici, una buona, diciamo, una buona qualità, i 60 fps, quindi è molto fluido nella navigazione. Un menu, dobbiamo dire, tutto sommato elegante e piuttosto semplice e facile da gestire. È completo l'auto audio per tutti i tipi di auto, quelle dotate di Bluetooth, quelle che hanno l'aux, quelle che hanno invece solo una frequenza radio, quindi da questo punto di vista possiamo adattarlo a qualsiasi autovettura. Ci piace anche la gestione del cablaggio, perché come abbiamo visto in fase di unboxing, con un solo cavo possiamo poi gestire separatamente tutte le varie opzioni extra di collegamento. Il cablaggio è anche ben realizzato, così come è ben realizzata la presa accendisigari in metallo, quindi molto curata. Come vedete funziona tutto, adesso non possiamo ascoltare per questioni di copyright, però è tutto perfettamente funzionante a livello di gestione audio con la Fiesta MK7 Titanium del 2009. Ripetiamo, il Bluetooth passa attraverso il telefonino, non c'è bisogno di associare il dispositivo all'auto, quindi è comunque la gestione più semplice e più comoda in assoluto. Se vogliamo parlare di difetti, potremmo sentire un po' la mancanza del sensore di luminosità, anche se a mio parere, potendo impostare un orario di cambio tra giorno e notte, diciamo che in auto questa cosa può essere gestita rispetto magari alle moto che sono più soggette a riflessi. Probabilmente in auto poi comunque il display è molto luminoso. La soluzione migliore probabilmente è di giorno tenere la luminosità più alta possibile, di notte impostarla a un valore più basso e risolvere questo piccolo difetto della mancanza del sensore di luminosità. Non ha molti fronzoli come le extra, come le telecamere, la registrazione, il che da un lato può sembrare un problema, ma in realtà credo che tante volte il CarPlay debba fare il CarPlay e basta, quindi molte persone cercano solo questo, quindi anche se la confezione è ridotta tra virgolette all'osso, è una semplicità che ci piace perché è va dritta al punto, ecco. Il display è grande, quindi se vogliamo un dispositivo grande siamo sicuramente accontentati da questa diagonale generosa, perché siamo a 10.3. Io normalmente utilizzo su quest'auto un 8 pollici ed è già piuttosto grandicello. Questo però devo dire che poi, trovata la giusta collocazione, le icone sono molto grandi, è molto facile raggiungerlo, quindi effettivamente è anche bello a vedersi. La qualità è ottima, quindi ci piace sicuramente come a livello di impatto visivo. Quindi grossi difetti non ne abbiamo riscontrati. L'utilizzo del CarPlay è il classico, quindi non mi dilungo. Ormai devo dire che a distanza di settimane, utilizzandolo in auto e in moto, è sicuramente un sistema molto flessibile, molto comodo e sostituisce sia in auto sia in moto navigatori dedicati come TomTom o altre soluzioni del genere. Poi per auto come questa che diciamo lato multimedialità soffrono un po' l'età, è sicuramente un accessorio importante, perché anche la gestione semplice della musica viene comunque facilitata di tanto. È molto semplice gestire Spotify e cambiare tracce, cambiare canzoni, e poi comunque quando siamo in viaggio è sempre comodo avere una mappa che ci dà idea di dove siamo, e se abbiamo bisogno di fare una ricerca o
o di impostare un percorso è sempre semplicissimo da gestire. Per tutte le varie informazioni troverete la recensione scritta sul nostro sito, che linkeremo in descrizione. Per qualsiasi domanda potete scriverci nei commenti. Grazie di averci seguito, se vi va iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao a tutti!